perché ho comprato una Lancia Delta integrale. È la prima a chiamarsi integrale e quindi affettuosamente soprannominata 8 valvole. Si colloca tra la primissima trazione integrale, ovvero la 4VD dell'86, la primissima a vincere un mondiale rally, e la 16 valvole, che è la stessa macchina sostanzialmente, con, come dice il nome stesso, un motore portato a 16 valvole. Da lì il cofano bombato, no? Per ospitare questa modifica. Poi tutti sappiamo ci sono state la prima e la seconda evoluzione. Perché però io ho comprato proprio una 8 valvole, oltre al fatto che non mi posso permettere, anche se potessi non comprerei mai una evoluzione a quel prezzo a cui le troviamo oggi. Ciò non vuol dire che io abbia pagato poco questa qui, perché pensando a quanto si vendevano le 8 valvole fino all'altro ieri, mi viene male a pensare che gli ho dato troppi soldi. Però c'è da dire che ho i miei motivi. Non stavo cercando una 8 valvole, non stavo assolutamente cercando una Delta in generale, non credevo che ne avrei mai comprata una, perché la mia voglia di quel tipo di macchina me l'ero tolta con la Sierra, che è stata sempre la mia fissa vera, anche se la 2VD non la 4x4, e non avevo neanche una trazione integrale, non ho nessuna macchina per andare sulla neve quando qui nevica, ne fa tanta, e quindi mi sento sempre in difetto quando qui all'Aquila nevica e io non posso andare a divertirmi. E ultima cosa, ma in realtà è la prima, la targa AQ su una Delta stupenda come questa qui. Pensate che l'ho riportata in patria da Bergamo, quindi tipo 650 km da qui, era finita lì su non so come, è praticamente un unico proprietario e era di qui vicino. Quindi una Delta 8 valvole bianca targata AQ, no, non potevo assolutamente lasciarmela scappare. Però non è solo questo il motivo. Mi sono innamorato dell'idea di avere questa macchina per queste ragioni, ma chiaramente un acquisto si fa, diciamo, al 60-70% per passione, per innamoramento, per infatuazione, ma la restante percentuale è comunque di ragionamento, no? E quindi ho pensato, voglio davvero una 8 valvole, che neanch'io ho mai considerato più di tanto. Se non avessi avuto questi dettagli che mi hanno fatto infatuare, probabilmente non l'avrei mai comprata. Però la 8 valvole, nel momento in cui ho iniziato a considerarla, mi sono accorto che l'ho sempre adorata, perché in realtà, se andiamo a riflettere su chi ha vinto cosa, sono la 8 e la 16 valvole che hanno vinto davvero. L'evoluzione è la più bella, è il canto del cigno, ma non è la macchina che ha vinto e che ha messo in piedi la leggenda Lancia Delta integrale. Sono lei e la sua sorella maggiore 88-89 che hanno davvero dominato il mondiale rally. Chiaramente le macchine che hanno dominato il mondiale rally non erano come questa, non c'entravano molto con le versioni stradali. Questo dovremmo metterselo un po' tutti in testa, anche i più tifosi di noi. Siamo italiani, siamo appassionati di macchine, la Delta per noi è la regina, fine dei giochi, è così. Però bisogna essere un po' più oggettivi quando si giudica la macchina stradale. Ora, sto vivendo con lei da più di 2 settimane come macchina di tutti i giorni, perché avevo talmente voglia di guidarla che alla fine me la sto usando davvero come prima macchina, ed è incredibilmente soddisfacente guidarla come daily driver, come dicono gli inglesi. Perché? Perché è talmente originale in tutto che non soffre di nessuna di quelle caratteristiche che tutte le macchine elaborate prima o dopo ti tirano fuori, quindi problemi di gestibilità delle altezze, delle rigidezze, problemi vari. Lo stesso vale per le macchine d'epoca, chiaro. Però una macchina completamente originale come questa qui, intanto è un'occasione più unica che rara di sperimentare cos'era la Delta integrale da nuova, come macchina da concessionario, quindi quella che compravi era così, e io ero curiosissimo di sapere che sensazioni provoca la Delta integrale originale. Perché in realtà tutte quelle che ho guidato, e ne ho guidate veramente tante, erano ognuna di loro a modo suo un po' migliorata o comunque modificata. Modificata non sempre vuol dire migliorata, e devo confessarvi che questa qui, per quanto sia molto molto morbida di assetto e rolla da morire, beccheggia in frenata da morire, ha un che di piacevole. Con questo assetto non l'avrei mai detto. Ora, la mia scusa qual è per tenerla così? Che quando nevica vado meglio con le gomme strette e con l'assetto un po' più morbidino, quindi avrò solo
questa scusa per non elaborare anche la Delta e sarà praticamente la mia unica macchina di serie e ci spero di riuscirci sinceramente, perché non voglio privarmi del piacere che mi dà guidarla così tutti i giorni, salire sui dossi senza problemi, godermi lo sterzo così diretto e preciso e omogeneo sulle gomme strette, con un centro volante senza ginocchia, bellissima da guidare piano, è bella da guidare piano. Però, c'è un però, la Delta integrale 8 valvole con 185 cavalli ha un motore mostruoso per quello che è la macchina, cioè dà l'impressione di correre più forte anche dell'evoluzione. Non è la realtà dei fatti, ma è una sensazione che è quello che importa alla fine, no? Cioè, quando compri una macchina non ti importa della scheda tecnica, no? Cioè la cosa più importante è, ok la scheda tecnica, ma a me questa macchina cosa dà? E l'8 valvole è tutta così. Ora non correte tutti a comprare 8 valvole perché non è migliore delle altre, però se come me vi trovate nella situazione in cui avete l'occasione di, allora potrebbe essere un'occasione da prendere al volo, perché dà una soddisfazione particolare che non mi aspettavo, che non volevo, che non cercavo. Ormai più o meno sapete che macchine ho in garage attualmente, ce n'è di roba per divertirsi, eppure in questi giorni sono più di un mese che la prendo tutti i giorni al posto del doblò per andare a lavorare e fare qualsiasi cosa, le commissioni di tutti i giorni. Ora sto prendendo delle curve larghe a una velocità non da caffè e lei è sempre pronta a giocare, adora essere stiracchiata, ma le piace altrettanto andare piano, è fatta bene per essere usata normalmente. La mia in particolare credo abbia qualcosa che non va a livello di sospensioni, perché oltre ad essere molto molto morbida, e quella magari potrebbe essere anche una caratteristica della macchina di serie, però credo che gli ammortizzatori della mia in particolare siano probabilmente arrivati a fine vita. Non so se questa sarà la scusa giusta per metterci su un assetto serio, e con serio non intendo rigido. Un assetto rigido è per i ragazzini, bisogna farsi un assetto giusto per l'utilizzo, quindi se io devo andarci in strada, inutile fare un assetto tavola di legno, perché soprattutto su queste macchine qui un assetto rigido è la peggiore idea che si possa avere, anche per questioni di delicatezza del telaio. Ecco, oggi, dopo che la Delta con l'avvento dei social e con la libertà di parola è stata un po' forse fraintesa, il difetto che tutti le imputano più spesso è proprio la delicatezza del telaio, ed è un difetto che effettivamente le Delta integrali stradali hanno. Quindi molta fragilità qui, molta fragilità nel passaruota anteriore e via dicendo. Sappiamo ormai tutti quali sono le debolezze di questa macchina. Non stiamo qui per stare a smascherarle, perché le conosciamo già tutti, o almeno chi si informa. Sono qui per raccontarvi perché ho scelto di comprarmi un 8 valvole in questo momento in cui sinceramente io dovrei preferire delle macchine da pollaio, perché è molto più divertente per me vederle rinascere da zero, e è anche un'occasione per raccontarli questi restauri a voi. Quindi sulla carta la mia scelta giusta sarebbe stata forse prendere una Delta, anche un'Evoluzione, una 16 valvole, da rimettere a posto e seguirla durante il restauro. Però, ve l'ho detto, non credo che ne avrei mai trovata una targata l'Aquila da restaurare, giusta come dicevo io. Questa ha 70.000 chilometri veri, con tutti i suoi libretti, con tutti i suoi tagliandi. Dove la trovi un'altra così? Quindi niente, ho trattato un po' sul prezzo, pochino. Diciamo che alla fine l'ho pagata una cifra compresa tra i 20 e i 30, anzi meglio tra i 25 e i 27, che poi quando ho visto il prezzo ho detto sono matti. Dopo mi sono informato un attimo su quanto costano le 8 valvole, ho visto che in realtà non era la più costosa, anzi, ma era di sicuro la più bella e quella più giusta per me, l'unica giusta per me. Quindi altre differenze con le Delta successive: la percentuale di distribuzione della trasmissione integrale. Sull'8 valvole parliamo di un 56% all'anteriore e un 44% al posteriore, il che vuol dire che è un po' più tirata da davanti. Questo la rende molto diversa dalle sue sorelle, perché le successive
erano ripartite un po' più sul posteriore. Questo teoricamente dovrebbe essere una miglioria. In realtà devo dire che dopo aver guidato molte 16 valvole, molte evoluzioni, non è che mi dispiaccia molto la diversa ripartizione di questa qui, anche perché sposata con dimensioni gomme, assetto, altezze, tutto, non è niente male, e soprattutto è di un divertimento terrificante sulla neve. Non sono riuscito a resistere, l'ho comprata apposta, quindi appena ha nevicato, 4-5 giorni dopo averla comprata, non sono riuscito a resistere, anche se non avevo neanche le termiche. Sono dovuto uscire, la macchina era da concorso quella sera, cioè l'ho vista nel garage, era da concorso, ho detto veramente sto uscendo sulla neve a sporcarla tutta, a riempirla di sale. Sì, l'ho comprata esattamente per questo motivo. Sembra fatta apposta, forse perché è fatta apposta. Questo è quanto. Non so se resisterò a montarle dei cerchi della 16 valvole, perché avevano il canale 7 un po' maggiorato. Effettivamente da vedere è molto più carina, perché riempie molto di più il passaruota largo dell'8 valvole, che, attenzione, non è largo quanto quello dell'evoluzione. Se le vedete vicine vi rendete conto che questa qui sembra davvero una Panda 4x4. Se la vedi da sola, in mezzo alle altre macchine, è fighissima, è stupenda, e molti la confondono per un'evoluzione, ma se la vedi vicino a lei è evidente la differenza, ve l'assicuro. Le gomme ce le ho trovate su, non faccio ancora neanche un normalissimo tagliando, anche se la macchina mi è stata consegnata tagliandata, appena fatta, ma io ovviamente me lo rifaccio lo stesso. E soprattutto quello che devo assolutamente fare è un controllo degli angoli di sospensione, perché credo che non sia perfettamente messa a punto. Farò le mie dovute modifichine e valuterò il da farsi, ma giuro solennemente che questa qui la lascio di serie, perché se lo merita, perché è troppo bella, perché non si trovano macchine così, e quindi se mai un domani dovessi farmi venire la fantasia di elaborare una Delta, come detto prima, ne prenderò una da pollaio e lo faremo insieme. Nel frattempo questa è la mia daily del momento e sono soddisfattissimo di lei, la adoro. Bastardo.